Anno 2005. Abbiamo un regista che si chiama Jon Favreau che ha tra le mani un progetto da 65 milioni di dollari. Un blockbuster sci-fi per famiglie. Effetti speciali, alieni, robot, astronavi. Una casa che vola letteralmente nello spazio. Ma sapete cosa decide di fare? Decide di girare praticamente tutto all'interno di quasi una stanza. Tutto dentro la casa. Un salotto, una cantina. Punto. Magari vi starete chiedendo, ma scemo questo? Beh, la risposta è no. Anche perché 3 anni dopo questo film, quello stesso regista arriverà a dirigere il primo Iron Man, dando letteralmente vita al Marvel Cinematic Universe. Quindi una qualche idea ce l'aveva. E il film di cui vi sto parlando è Zathura, uscito nel 2005, ha floppato, ha fatto esattamente 65 milioni di dollari. Probabilmente oggi questo film non se lo ricorda quasi nessuno. Ma se lo riguardi oggi con l'occhio magari più adulto, ti puoi rendere conto di quanto questo film è in realtà più intelligente di quello che magari poteva sembrare all'epoca. Disclaimer veloce, oggi vi parlerò di tutto il film, andremo a fare una bella analisi al riguardo e quindi farò anche spoiler sulla storia, per cui se non l'avete visto o non lo ricordate andatelo a guardare prima e poi tornate qui da me. Per tutti gli altri cominciamo, e cominciamo da una cosa veloce su dietro le quinte, perché ci serve per capire il film. Zathura nasce da un libro per bambini del 2002, un libro scritto e illustrato da un tipo chiamato Chris Van Allsburg. Probabilmente il nome non vi dice niente, ma se vi nomino Jumanji? Ebbene, questo tipo qui, questo Van Allsburg, ha scritto anche il libro di Jumanji, da cui poi è stato tratto il film. Cosa interessante è che il libro di Zathura è dichiaratamente un sequel di Jumanji, stesso universo, ma stavolta il gioco invece che mandarti nella giungla ti spedisce nello spazio. Quindi sulla carta abbiamo un materiale perfetto per fare Jumanji 2. Ma la cosa interessante è che Jon Favreau, quando prende in mano il progetto, dice esplicitamente che Zathura non sarà un sequel di Jumanji. Perché? Semplicemente perché a lui Jumanji gli fa cacare, non gli piace, gli fa schifo. E infatti se voi vedete Zathura il film vi renderete conto che non c'è assolutamente nessun rimando a Jumanji, cosa che invece nel libro di Zathura non succede, nonostante la produzione sponsorizzò il film come appunto un film ambientato nello stesso universo di Jumanji, prodotto dai stessi autori, quando alla fine Jon Favreau si è proprio messo d'impegno per fare in modo che non ci fossero riferimenti. Abbiamo quindi un po' una contraddizione, un film che nasce come sequel di Jumanji ma che non vuole essere sequel di Jumanji, venduto come un film appartenente all'universo di Jumanji. Insomma, il pubblico non ci ha capito un cazzo. Ma andiamo a vedere come inizia il film, un passo alla volta. Il film parte con una semplicissima partita a baseball nel cortile. Padre, 2 figli, Walter di 10 anni e Danny di 6 anni. Il padre qui è interpretato dal buon Tim Robinson, quello delle Ali della Libertà per esempio. Nei primi minuti del film succede una cosa che già ci fa capire un po' tutto. Alright, Danny, your turn. What? Tocca a Danny giocare con la palla, ma lui non riesce, è incapace, non ne becca una. Al che Walter, il fratello maggiore, gli ruba il momento, si butta in mezzo, prende la palla al posto suo. E Danny non lo sopporta più e tira fuori una frase anche abbastanza forte per essere un bambino, in un film per famiglie. Dive and roll catch! Dodgers win! You're such a dick! E altra cosa interessante che capiremo durante tutta l'analisi è che Walter è uno dei personaggi più stronzi mai scritti in un film per ragazzi, ma non è cattiveria di scrittura, è proprio una scelta deliberata e secondo me è anche una delle cose migliori del film, perché crea quel rapporto tra i 2 fratelli che tu, quando spettatore, quando guardi il film, puoi capire, puoi percepire, e cavolo se è vero. Nel momento poi in cui il padre prova a consolare Danny dicendogli che ha un'immaginazione fantastica e che lui è un bambino speciale, Danny gli risponde con una battuta devastante, cioè proprio gli dice That's what people say when they can't think of anything. E questo è un moccioso di 6 anni. 6 anni e già sa che quella pacca sulla spalla non significa niente. Facciamo 2 righe di contesto. I genitori di Walter e Danny sono divorziati. Lo si capisce già nei primi 20 minuti di film. E quindi i bambini vivono un poco con uno, un poco con l'altro, si alternano le settimane. You're gonna be at Mom's house anyway. She's coming to get you at 3. We go to Mom's house tomorrow. No, today. This is a 4-day dad week. No, 3-day that week. 4-day last week, 4-day next week, 3-day this. La madre non la vedremo mai, non è importante. E il padre è uno che, capiamo, deve spesso lavorare e non riesce sempre a stare dietro ai bambini. Nonostante ci provi, si impegna. Poi c'è anche una sorella maggiore, Lisa, interpretata qui da Kristen Stewart, prima di fare Twilight. Lei non gliene frega niente dei fratelli, vorrebbe soltanto dormire e poi la sera uscire col fidanzato. E letteralmente per buona parte del film non farà altro che dormire. Walter, che è il fratello grande,
padre si può dire che ha trasferito tutto il suo risentimento per questa situazione familiare, e quindi questo risentimento che ha verso il padre, verso il divorzio, purtroppo lo butta sul fratellino piccolo, sul povero Danny, lo prende in giro, gli dice che nessuno lo vuole, lo provoca, e Danny, poverino, è un moccioso di 6 anni che vorrebbe soltanto giocare con qualcuno. Look what he did. I was on the phone. It was an accident. You're such a baby. I'm not a baby. You break all my stuff. You can't catch a ball. That's enough. And nobody wants you around. That's enough. Shut up. Il film ci sta proprio raccontando i bambini della generazione del divorzio, quella per cui il legame col fratello deve diventare per forza il sostituto della famiglia che non c'è più. E questo è esattamente il film che stiamo per guardare. When did you get so mean? I'm not mean, Danny. I'm in 4th grade. I have a girlfriend. You know how dads we have to grow up? Well, this is what it looks like. Can we please play Army Men? A un certo punto il padre se ne va a lavorare e lascia i bambini soli con Lisa. Lisa però chiaramente dopo 30 secondi si rimette a dormire e loro due continuano a litigare finché Walter, esasperato, manda Danny in cantina tramite, credo si chiami un montavivande, quella roba là. Lo chiude e lo manda sotto al buio in una cantina vecchia. Danny è abbastanza terrorizzato da sta cosa. Qui veramente stiamo parlando di maltrattamenti, però sono bambini, dai. Danny in cantina trova un gioco da tavolo chiamato Zatura. Il gioco in sé, cioè proprio esteticamente, è una cavolo di meraviglia. Cioè, se vi ricordate il film, porca miseria, quel tabellone, quel design, quell'estetica anni 50, latta cromata, lucine, ingranaggi, manopole, pulsanti, è veramente bello. E in un periodo in cui si tende a fare quasi tutto con la CGI, che è in pieno boom, fare un gioco che sembra uscito da un negozio di antiquariato è una bella scelta che è anche fatta per farci capire che quell'oggetto è così vecchio che viene da prima di loro stessi, è più vecchio di loro. Comunque Danny porta il gioco di sopra, Walter chiaramente figurati se vuole giocare. Look what I found in the basement. Looks dumb and old. I like it. Yeah, you would. It's for babies. Dice proprio, so cose da bambini. Al che Danny deve giocare da solo, carica la chiave, preme il pulsante, esce una carta. Sopra la carta c'è scritto: Meteor shower. Take evasive action. What's evasive action? It's when you get out of the way of something. What exactly am I supposed to get out of the way of exactly? I have no idea. All it says is take evasive action. Danny ovviamente non è capace a leggerlo, quindi lo fa leggere a Walter, ma non ha neanche il tempo di chiedere da cosa si deve mettere al riparo che nel salotto inizia a esplodere una vera e propria pioggia di meteoriti. Si distrugge tutto. I due si disperano e si nascondono. Oddio, disperano. Secondo me sono anche fin troppo tranquilli per quello che succede. Comunque, si nascondono, si riparano, si salvano e si accorgono che fuori dalla finestra non c'è più il giardino, non c'è più la strada, non ci sta più niente, c'è semplicemente lo spazio. Provano a svegliare Lisa per chiederle aiuto. Lei si sveglia, chiaramente non si accorge di nulla. Nel momento in cui Walter va a girare di nuovo il gioco per fargli vedere come funziona, la carta che esce fa congelare letteralmente Lisa e rimarrà congelata per metà del film, così da lasciare i due fratelli effettivamente soli per un po'. Piccola chicca, il manichino di Lisa è stato realizzato con una cura esagerata che perfino l'attrice era inquietata nel vederlo. Infatti, se lo vedete, porca miseria, sembra estremamente reale e alcune persone sul set addirittura arrivarono a chiedere a fine produzione di portarselo a casa, chissà perché. Comunque l'attrice chiese di distruggerlo, in teoria è stato distrutto, anche se secondo me qualche produttore forse se l'è imboscato. Comunque andiamo adesso a parlare di una scelta registica che è il cuore del film. In gergo televisivo questa la possiamo chiamare battle episode, cioè letteralmente una puntata che si svolge tutta in un'unica location. È molto usata nelle serie TV questa tecnica, la si fa tendenzialmente quando il cash è finito. Pensate per esempio alla puntata di Breaking Bad in cui i due protagonisti stanno fermi in un laboratorio per un'ora intera. Certo, lì magari è più un caso di puntata filler, però è una cosa che si fa. Zatura è letteralmente un film in bottiglia, cioè un film chiuso in un posto, però nello spazio. E il paradosso è che non è questa roba qui perché sono finiti i soldi. I 65 milioni per produrlo ci sono, non sono due spiccioli, ok? Dateli a me. È che Favreau decide letteralmente di fare questa cosa e lo decide perché il film non parla dello spazio, ma parla di due fratelli che devono imparare a stare insieme. Don't be a baby. I'm not a baby. E quindi qual è il miglior modo se non
chiuderli all'interno di uno spazio ristretto. E quindi la casa nello spazio non è un effetto speciale, è una vera e propria metafora. È quello che succede a una famiglia che si rompe. La casa si stacca da terra e si stacca dal mondo, fluttua nel vuoto. E in quella casa però rimangono i bambini. Il padre non c'è, la madre non c'è e la sorella è congelata in camera sua. E quindi Walter e Danny devono per la prima volta guardarsi forzatamente in faccia e collaborare, trovare una soluzione per uscire da quella situazione. E in linea con questa scelta ci sono anche gli effetti speciali, che sono estremamente coerenti. Quasi tutto in Zathura è reale, costruito, tangibile, vero, c'è veramente lì. Il robot gigante che c'è nel film è un attore dentro un costume, con le gambe ricostruite in CGI, ma il resto è vero. Gli Zorgon, gli alieni rettiliani, che entreranno in scena per un po', sono stunt persone dentro delle tute. La casa che vediamo fluttuare nello spazio, nei piani larghi, è un modellino, così come anche le astronauti. La stessa roba che si faceva per Star Wars, è tutto vero, tangibile. E questo porta le reazioni dei nostri protagonisti ad essere cavolo vere. Oltre che anche la fotografia, le luci, i colori sono veramente curate per quello che poi alla fine è il film. Se tu lo riguardi oggi, non pensi sta roba è finta. Porca miseria, confrontala con un film fatto tutto in CGI di oggi e lo vedi che oggi fanno certe cacate assurde. È un po' un peccato che questo modo di fare cinema si sia perso, perché è veramente tutta un'altra cosa. Perché tutto questo realismo serve a far sentire vera quella casa. Perché se la casa è vera, pensateci, anche il rapporto tra Walter e Danny diventa vero. E quindi non puoi fare un film intimo sul legame fraterno se intorno a loro tutto sembra finto. E Favreau questa cosa la capisce. E quindi fa una scelta molto rischiosa per quello che è un film blockbuster nello spazio. E cioè meno spazio, più stanza, meno CGI, più cose vere. Comunque, ritornando alla nostra storia, da cui il film entra nel suo ritmo vero, perché ogni turno che loro fanno al gioco fa accadere qualcosa e ogni cosa che accade costringe Walter e Danny a fare qualcosa insieme. Walter pesca una carta che gli dice Your robot is defective. What does that mean? esce un robottino di latta piccolino e poi dopo poco eccolo che si ingrandisce e prova a fargli il culo. Alien life form must destroy. E quindi si scatena tutta questa sequenza in cui il robot dà la caccia a Walter e per fermarsi serve che Danny tiri il pulsante e quindi faccia cambiare il turno. Danny però ha paura, esita, perché sta notando come ogni cosa che fa crea una situazione sempre peggiore. E quando il pericolo poi si placa, Walter glielo rifaccia, gli dice proprio Why didn't you go? I could have been killed. e Danny risponde con la frase più da Danny del mondo. I was scared, but it's okay. He's gone, isn't he? E qui iniziamo quindi a vedere le crepe tra i due fratelli. Walter ha visto Danny esitare e Danny ha visto Walter rischiare di morire davanti ai suoi occhi. Il gioco continua. Una carta dà a Walter una funzione riprogramma. Reprogram? What the heck does that mean? How am I supposed to know? Insomma, per riprogrammare, che però al momento non si capisce a cosa serve e tornerà utile verso il finale. Poi tocca a Danny e la sua carta dice: salvate un astronauta perduto. L'astronauta, che dal nulla è quello che arriva con la sua tutona alla NASA, si toglie il casco e vediamo Dax Shepard, l'attore che già abbiamo visto nel film Idiocracy, di cui abbiamo già parlato. Comunque l'astronauta è curioso perché sa benissimo come funziona il gioco e anche lui ha una carta di Zathura, tra l'altro la stessa pescata da Walter poco prima. You're promoted to Fleet Admiral. Move ahead 4 spaces. Comunque gli spiega un po' come ha fatto ad arrivare là e sembra al momento soltanto un personaggio buffo che si mangia tutti i panini di casa, però Favreau in realtà sta piantando un piccolo semino che si svilupperà dopo. L'astronauta fin da subito si rivela utile perché li aiuta a scacciare gli Zorgon, gli spiega come funziona il discorso del calore. Turn off all the lights and electrical appliances. Me? Yes, you. Go. Do it. Now get the pilot light on the furnace. What's a pilot light? Per allontanarli, gli fa spegnere le luci, quelli se ne vanno. E questa è tutta una sequenza in cui per la prima volta Walter e Danny eseguono degli ordini insieme, in coordinazione. È un piccolo dettaglio, però funziona, sta succedendo. Ci sono degli ordini dall'alto, li stanno seguendo senza battere troppo ciglio. In mezzo a questa sorta di tregua succede poi una delle scene più importanti del film. Walter accusa Danny di aver barato. I was ahead of you. Somebody must have kicked the board. No, nobody kicked the board. You cheated. No, I didn't.
spostando una delle sue navicelle più avanti. Danny nega, ok, e al che Walter, incazzato, sposta indietro il pezzo del fratello come punizione. Ma il gioco, che sembra avere una sua volontà, letteralmente decide che a barare è stato Walter e gli sputa fuori una carta che gli dice: beccato a barare, espulsione automatica. E letteralmente viene aspirato fuori dalla casa. E in quel momento, nonostante tutto il risentimento che c'è tra i fratelli, Danny prova a salvarlo, gli prova a lanciare una lampada. Certo, per carità, non ci riesce, ma da bambino di 6 anni fa quello che può. Hang on any longer! Don't worry! I'll get another lamp! Non vuole vedere suo fratello morire nel vuoto cosmico, anche se magari sarebbe la fine di tutti i suoi problemi, nonostante appunto Walter lo tratti come una merda per tutto il film. Comunque a salvarlo alla fine è l'astronauta, chiaramente. Abbiamo poco dopo queste scene una situazione abbastanza cruciale. Walter pesca una carta speciale, una shooting star, una stella cadente che ti esprime un desiderio quando parte. E questo viene poco dopo il litigio tra Walter e Danny. Quindi Walter è estremamente arrabbiato col fratellino per la storia del barare, ed è anche quindi il momento sbagliato per esprimere un desiderio. Infatti, quando Walter è in propenso di esprimere il desiderio, l'astronauta, che sembra saperne più di quanto dice, Don't do it. Don't do what? Don't wish what you're thinking. You don't know what I'm thinking. Yeah, well, I can tell it ain't good. come fa lui a sapere cosa sta pensando? No matter how good an idea seems like when you're angry, it never is. You gotta trust me on this one, Walter. Alla fine però si scopre che aveva solo desiderato un pallone da baseball o football, non mi ricordo, autografato. What did you wish for? This? Che è veramente la cosa più stupida che puoi desiderare, ma porca la miseria. Io capisco che sei arrabbiato e sei sotto pressione, ma sei nel fottutissimo nulla, nello spazio. Ma non puoi desiderare che il gioco finisca e tornare a casa? Troppo facile chiudere il film così? Comunque, lui desidera sto pallone, però vabbè, ci sta. Era arrabbiato, non ci ha pensato, voleva soltanto una consolazione. O forse questa consolazione è anche un modo per evitare il desiderio cattivo, quindi scegliere la cosa più stupida che gli è venuta in mente. Alla fine è un bambino di 10 anni che si sta autosalvando dal diventare un mostro. E qui infatti abbiamo l'astronauta che si racconta e dice la sua storia e gli racconta proprio come anche lui aveva giocato a Zathura con un fratello 15 anni prima, solo che nel momento di esprimere desiderio anche lui litigavano sempre e ha desiderato che il fratello non ci fosse più, e effettivamente il fratello è scomparso e quindi lui è rimasto intrappolato nel gioco perché non aveva più nessuno con cui mandare avanti la partita. Ed ecco perché, spiegato perché era talmente terrorizzato da quello che poteva essere il desiderio di Walter. Quindi qua iniziamo ancora a notare delle cose strane. Sono tutti piccoli pezzi da mettere insieme. L'astronauta sa tutto del gioco e poi protegge Walter in maniera quasi paterna. È arrivato nel momento in cui Walter stava per fare la sua stessa scelta. Però il film ancora non ci dice niente, lo lascia lì come un dubbio che ci accompagna fino al finale. E da qui possiamo dire che il film tende un pochino ad accelerare. Gli Zorgon tornano alla carica, questa volta arrivano in massa, invadono tutta la casa e hanno involontariamente catturato il tabellone di gioco, che chiaramente gli serve per mandare avanti la partita, no? E l'unico modo è appunto riattirare i Zorgon dentro per farsi invadere, perché insomma giravano l'intorno, e quindi danno letteralmente fuoco alla casa. Ed ecco che finalmente la nostra Lisa si scongela ed entra in gioco a metà film, o quasi 3/4 diciamo, e si trova chiaramente una scena che per lei non ha senso, i mocciosi che stanno dando fuoco alla casa, letteralmente. Comunque nel momento in cui vede l'astronauta si inizia un attimo a fermare a capire che sta succedendo. E cosa interessante è che lei si innamora dell'astronauta letteralmente, e questa cosa è palesissima. Whoa, hey, hey. Just stay with us and everything will be okay. I'll never leave you. Se lo vorrebbe proprio bombare. He has gorgeous eyes. Per capire che questo potrebbe essere un problema lo capiamo dopo. Comunque a recuperare sto gioco dalla nave degli Zorgon sarà proprio il nostro piccolo Danny, perché è l'unico abbastanza piccolo da entrare di nuovo nel montavivante dove a inizio film era stato rinchiuso dal fratello. E questa volta però Walter, prima di chiuderlo e farlo scendere, gli dice finalmente una cosa carina. Nothing's gonna happen to you, okay? Yeah. Because I'm your brother. And that's what being a brother means. It means I'll never let anything happen to you, okay? Yeah. Hey, Walter. Yeah. I'm sorry I cheated. I know.
È il primo vero momento in cui vediamo la loro relazione evolvere e vediamo appunto Danny anche affrontare un pochino la sua paura. Ecco che quindi entra nella nave degli Zorgon, prende sto gioco, però insomma viene mezzo inseguito, succede tutta una sequenza, un bordello, finché alla fine il robot anche si risveglia, spazza via un po' di Zorgon, però vuole ancora uccidere Walter, che tira fuori la sua carta Jolly, Ribriramma, convince quindi il robot a fare fuori gli Zorgon. E così hanno risolto il problema. Certo, ne è rimasto uno, però ecco che entra in azione la nostra Lisa e lo fa fuori con un pianoforte. Normalissimo, cose da tutti i giorni. Una volta recuperato sto gioco, siamo proprio alle battute finali, agli ultimi turni. Viene pescata un'altra carta desiderio, e questa volta il desiderio, di nuovo, non è di desiderare la fine del gioco. E quando il fratello dell'astronauta riappare, vediamo letteralmente un secondo Danny. E quando Walter esprime questo desiderio, è interessante notare come sia la prima volta che sta facendo qualcosa di buono non per se stesso, ma neanche per qualcun altro, ma proprio per uno sconosciuto. Sta esprimendo un desiderio per qualcuno che chi è alla fine per lui l'astronauta. Ed ecco che appunto vediamo apparire questo Danny, identico a quello che ci abbiamo seguito per tutto il film, ad unire un pochino i punti. Perché abbiamo anche il twist. L'astronauta in realtà era Walter, 15 anni nel futuro. Quello stesso Walter che quindi aveva desiderato suo fratello morto e che ha vissuto la sua intera vita da adulto nello spazio e che adesso ha avuto la possibilità finalmente di rimediare a questo errore. E quindi questo è il momento di trasformazione vero e proprio del personaggio e Favreau ci gioca con un quasi non detto. Sono due Walter che si guardano, capiscono, si toccano e poi scompaiono e tornano ad essere uno solo. Stessa cosa i due Danny. Si ritorna a giocare quindi. Danny tira, vince la partita. Danny, you won. I won. You won? You won, Danny. Beat the game. Finalmente si va a alzatura sul tabellone, che altro non è che un buco nero. Tutto scopre, esplode, si contorce, viene tutto risucchiato dentro a un buco nero. E si ritorna a quello stesso pomeriggio, prima che tutto iniziasse, prima che Danny premesse quel pulsante. Stessa casa, padre che torna dall'ufficio, tutto come prima. Don't push that button. Ma i due fratelli e anche la sorella ricordano tutto. E quindi questa è la conferma per noi spettatori che quello che hanno vissuto è successo davvero. Il pallone autografato, però, per esempio, l'oggetto desiderato nel gioco, è scomparso, come è scomparso anche l'astronauta. What happened to the football signed by Brett Favre? It's gone. What happened to it? It never happened. E qui subentra quindi una lettura del film che secondo me è la più giusta, la più bella di tutte. E cioè, l'astronauta non era davvero un Walter parallelo arrivato dal futuro tramite un buco nero, no, non è questo. Perché l'astronauta non torna nel suo presente, semplicemente si dissolve, scompare. La lettura che io ci vedo in questo film è che il pallone, l'astronauta, tutto erano delle creazioni del gioco e il gioco se le è riprese alla fine della partita. E quindi ciò che rimane è semplicemente ciò che è reale. E questo è interessante perché trasforma quindi Zathura dall'essere un Jumanji nello spazio a essere piuttosto una favola morale travestita da film d'azione. Il gioco qui non è un nemico, ma è un dispositivo pedagogico. Ha letteralmente fabbricato una versione adulta di Walter, segnata dal senso di colpa, sola, esiliata nello spazio, per metterla davanti al Walter bambino e dirgli, senza dirglielo, guarda cosa diventerai se fai quello che sai per fare. Il gioco non vuole intrappolargli, ma vuole insegnargli qualcosa. E lo fa con l'unico metodo che probabilmente funziona con i bambini, che non sono le parole, ma è letteralmente facendogli vedere le conseguenze. We never speak of this, okay? Still think I have gorgeous eyes? E poi c'è un'ultima cosa che il film fa, e che riguardandolo da adulti è sorprendente, perché magari da bambini non la cogli. La storia comincia con un padre divorziato e stacanovista quasi, un padre che ha poco tempo per i figli, che esce di casa anche il sabato per andare a lavorare e che lascia i bambini quindi con una sorella che dorme e se ne frega. Insomma, la causa di tutto è la crisi familiare, e possiamo anche dire che è un po' il padre che non è lì a sistemare il rapporto tra i due bambini. E quindi noi spettatori, magari abituati alla classica Hollywood, potremmo aspettarci la classica curva di redenzione in cui il padre alla fine capisce, torna a casa prima e gioca a football o a baseball o quello che sia con i figli e scopre il valore del tempo in famiglia. Ma non è quello che succede. Il padre torna alla casa che non ha imparato nulla, per lui non è successo nulla. La morale del film quindi non è il padre deve imparare ad esserci, ma è più cattiva di questo, ed è i figli devono imparare a stare zitti, a non litigare, a non disturbarsi a vicenda mentre l'adulto lavora. What's so great about home anyway?
What do you mean everything was great until you came along? See, you treat me like everything's my fault. I just wanted to play a game with you, Walter. Fine, what do you want? I want you not to be mean to me, not ignore me. I want you to treat me like your brother. Fine. E quindi è un film che dice ai bambini della generazione del divorzio: il vostro mondo, ok, è rotto, e quindi l'unico modo che avete per non farvi schiacciare è abbracciarvi tra di voi e non aspettarvi nulla dagli adulti. Ed è una morale molto onesta, molto vera, perché il padre di Zathura alla fine non è cattivo, non è violento, non è un mostro, lui fa quello che può. E chiedere ai bambini di un divorzio di salvare il padre è quello che Hollywood magari normalmente farebbe, ma nella vita vera non succede, e infatti qui non succede. I don't like this situation either. It sucks is what it does. But it's the best I could come up with. There's some days, boys, when you gotta grow up all at once. I need today to be one of those days. Zathura, quindi, sotto il travestimento dello sci-fi per ragazzi, è uno di quei pochi film per famiglie degli anni 2000 che ti dice la realtà senza addolcirla troppo, come anche il comportamento estremamente cattivo di Walter verso il fratellino piccolo. È un rapporto cattivo ma vero. Quindi Zathura, un blockbuster da 65 milioni di dollari, girato come un dramma da camera, un film che all'epoca ha floppato, è anche un po' ovvio se ci pensate, era venduto come Jumanji nello spazio, e quindi chi ci andava cercava un'avventura sfrenata da popcorn, mentre Jon Favreau stava facendo qualcosa di molto più piccolo, molto più intimo. Era quindi uno di quei progetti che il marketing non sapeva neanche dove mettere, però è un film che se lo rivedi oggi, cavolo, ti può sorprendere, e funziona anche quando non dovrebbe. E poi nota a margine che chiude bene il discorso: 3 anni dopo Zathura, Jon Favreau dirige il primo Iron Man. Iron Man che, se ci pensate, è un blockbuster pieno di robot, azione, esplosioni, ma qual è il vero cuore del film? È un uomo chiuso in una grotta che costruisce un'armatura a mano. È la stessa cosa, è sempre Favreau che dentro un colossal riesce a piazzare un dramma da camera, e quindi quel mestiere lì lo ha imparato qui, in questo film, in questo Zathura, in una casa che fluttua nello spazio, con 2 fratelli che non si sopportano e che per forza hanno dovuto imparare a farlo. Io sono Gabriele, e se ti piacciono video analisi di film e serie TV come questa, sul mio canale ne trovi altre e ne arriveranno altre, quindi iscriviti per non perderti le prossime. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto, e qui sotto nei commenti possiamo discutere di qualsiasi cosa. Fatemi sapere la vostra, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.